Il cielo si oscura all'improvviso, il vento cambia, le onde si gonfiano come montagne d'acqua nera. Odisseo alza lo sguardo e capisce: Poseidone è tornato. Il dio scotitore della terra, mentre tornava dall'Etiopia, ha visto la zattera di Odisseo, ha visto l'uomo che gli ha accecato un figlio, che osa sperare di tornare a casa, e la sua rabbia è esplosa come un vulcano. Per il re di Itaca non c'è tempo per pregare, per pensare, per prepararsi. La tempesta lo travolge come se lo avesse preso di mira. Il timone gli viene strappato dalle mani, la zattera si solleva su un'onda gigantesca, poi precipita in una valle d'acqua così profonda che il cielo scompare. 17 giorni di navigazione tranquilla cancellati in un istante. Grazie agli amici su Tipeee che amano questo podcast. Giacomo, Sisifo Felice, Federica, Simone, Circe, Fabio de Singapore, Michelangelo, Alejandro, Walter, Fabio Z. Grazie anche a Dalila, grazie ad Alessandro, Gioele, Mirko, Vanessa, Jimbo, Fabio C, Roberto e Marina, infine ad Alessia, Raul, Chiara Miriam. Diventa anche tu parte di questa avventura. Supporta questo podcast andando su Tipeee usando il link in descrizione. Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 245, La vita di Odisseo, episodio 8, La tempesta perfetta. Euro, Noto, Zefiro, Borea, tutti i venti chiamati da Poseidone soffiano insieme da direzioni diverse, creando un caos di correnti impossibili. L'oceano si solleva in montagne d'acqua che crollano sulla zattera con la forza di macigni. Il legno scricchiola, geme, inizia a spaccarsi. Odisseo non è tipo da arrendersi, si aggrappa con tutta la sua forza alle corde. L'acqua gli entra in bocca, nel naso, lo acceca. Un'altra onda gigantesca si abbatte sulla zattera. Questa volta il legno si spezza e l'imbarcazione si apre in due. L'albero cade, le corde si strappano, i tronchi che Odisseo aveva pazientemente legato insieme si disperdono nell'oceano impazzito. L'eroe rimane aggrappato ad un singolo tronco di legno, il più grande che riesce a raggiungere, mentre tutto il resto scompare, inghiottito dalle onde. Anche il rumore della zattera stritolata è stato fagocitato dalla furia della tempesta. Ed è in questo momento, mentre l'acqua lo schiaccia, mentre i polmoni gli bruciano, mentre i pezzi della zattera sono persi intorno a lui, che Odisseo pensa che stavolta è finita. Disgraziato me, grida quando un istante di tregua gli permette di respirare. 3-4 volte fortunati i Danai che morirono nella piana di Troia per i figli di Atreo. Avrei dovuto morire anch'io quel giorno, quando i troiani scagliavano lance di bronzo sul corpo di Achille. Avrei avuto onori funebri, avrei avuto gloria, e invece morirò qui, in questo modo miserabile, e nessuno saprà mai dove sono finito. Poseidone dall'alto osserva con soddisfazione cupa. Poi frusta i suoi cavalli immortali e si allontana. Ha fatto abbastanza. Quel mortale, arrogante, sta finalmente pagando per l'oltraggio a suo figlio Polifemo. Ma dal palazzo dell'Olimpo Atena vede tutto
e il suo cuore si stringe per l'uomo che protegge. Non può intervenire direttamente, non ancora, non mentre Poseidone è così vicino, ma può fare qualcosa di sottile, di nascosto. Odisseo è ancora attaccato al tronco. Le braccia non rispondono più ai comandi. Sente le gambe come di piombo. Quel pezzo di legno a cui si aggrappa è tutto ciò che lo separa dall'annegamento. Ma anche quello scivola, sfugge, sembra volerlo tradire. E allora che vede qualcosa emergere dall'acqua vicino a lui. Non è un'onda, è una forma, una figura femminile che sembra fatta della stessa schiuma del mare. Ha l'aspetto di un uccello marino, ma quando parla ha voce di donna, gentile, pietosa, terribilmente triste. Povero disgraziato, dice la figura, perché mai Poseidone, lo scuotitore della terra, si è tanto incollerito contro di te? Ti semina tante sciagure, ma non ti ucciderà, per quanto lo desideri. Odisseo, mezzo annegato, la fissa con occhi gonfi di sale. Chi sei? Ino Leucotea. Ero mortale come te, ma ora sono una dea del mare e ho pietà di te, Odisseo. Ascolta bene ciò che ti dico. La dea gli porge qualcosa, un velo sottile e luminescente che sembra tessuto di luna e schiuma. Lega questo velo immortale sotto il tuo petto. Con esso non temerai né morte né dolore. Quando avrai toccato la terraferma, scioglielo e gettalo in mare senza voltarti. Odisseo guarda il velo, poi la dea, poi di nuovo il velo. Il suo primo istinto è il sospetto, lo ha imparato in anni di inganni e tradimenti. È un altro trucco divino, un'altra trappola. E il legno? Chiede stringendo ancora il suo tronco. Lascialo andare, il velo ti basta. Fidati di me, figlio di Laerte. Odisseo esita. Quel pezzo di legno è solido, tangibile, è l'unica cosa certa in questo oceano di caos. Ma poi un'onda lo colpisce di nuovo e capisce che la dea ha ragione. Quel legno non lo salverà. È solo un modo per ritardare l'inevitabile. Con dita tremanti si lega il velo alla vita, poi, stringendo i denti, lascia andare il legno e si lascia scivolare nell'oceano infinito. Immagina di nuotare per 2 giorni e 2 notti, senza riposo, senza terraferma, senza nulla a cui aggrapparti, se non la promessa di una dea che potrebbe averti mentito. Questo è ciò che fa Odisseo. Il velo funziona, lo tiene a galla quando i muscoli cedono, gli permette di respirare quando le onde lo sommergono, ma non toglie la fatica, non toglie il freddo, non toglie la disperazione che cresce ad ogni ora che passa. L'eroe di Troia, colui che ha ingannato i troiani con il cavallo di legno, colui che ha sconfitto eroi possenti in battaglia, ora è ridotto ad un corpo esausto che galleggia in un mare infinito. Il sale gli brucia gli occhi, la pelle si raggrinzisce e si spacca, le labbra sanguinano. La prima notte è la peggiore, al buio, senza stelle visibili attraverso le nubi. Odisseo perde ogni senso di direzione. Nuota senza sapere dove va. Pensa a Penelope, a Telemaco, a Itaca. Pensa che forse avrebbe dovuto accettare l'offerta di Calipso. Ma quando l'alba arriva, grigia, debole, ma arriva, qualcosa dentro di lui si riaccende. È ancora vivo, può ancora nuotare. Lassù, sull'Olimpo, Atena veglia.
La dea dagli occhi lucenti interviene con delicatezza. Non può fermare il maltempo, non completamente, ma può calmare Borea, il vento del nord. Può far sì che le correnti spingano Odisseo nella direzione giusta. Può dargli quella piccola possibilità che serve a un mortale eccezionale per sopravvivere. Il secondo giorno, verso sera, Odisseo vede qualcosa che gli fa battere il cuore con forza rinnovata. Terra. Una linea scura all'orizzonte, monti che si stagliano contro il cielo. È ancora lontana, ma è lì, reale, solida. Trova energie che non sapeva di avere e nuota verso quella linea con braccia che sembrano fatte di legno marcio. Nuota per tutta la notte e quando l'alba del terzo giorno si alza, la costa è vicina. Solo che Poseidone non ha ancora finito con lui. La terra è vicina, così vicina che Odisseo può sentire l'odore della vegetazione, può vedere gli alberi che ondeggiano sulla riva. Ma tra lui e la salvezza c'è un ultimo ostacolo mortale. La costa è tutta scogli. Rocce aguzze emergono dall'acqua come denti. Le onde si infrangono su di esse con fragore assordante, sollevando colonne di schiuma bianca. Non c'è spiaggia, non c'è approdo dolce, solo pietra dura e acqua violenta. Odisseo cerca di nuotare lungo la costa, cercando un punto dove possa uscire, ma le onde lo spingono inesorabilmente verso quegli scogli. Un frangente lo solleva e lo scaraventa contro una roccia. Il dolore esplode nella sua schiena. Riesce ad aggrapparsi, le dita che si incastrano nelle fessure della pietra, ma l'onda che si ritira lo tira via con forza brutale. La pelle delle mani si strappa, deve mollare la presa. Portato di nuovo al largo, Odisseo sa che verrà gettato sugli scogli di nuovo e comincia a nuotare cercando di fendere l'onda che lo avvinghia. Atena ispira il suo sguardo e riesce a vedere uno slargo sabbioso tra gli scogli un po' più in là. È un fiume che sfocia in mare, l'unico punto dove l'acqua è più calma, dove forse può entrare. Con le ultime forze che gli rimangono, Odisseo nuota verso quella foce e prega nel suo cuore. Non Atena, non Zeus, ma il dio del fiume stesso, quella divinità minore e locale che governa queste acque dolci. Ascoltami, Signore, chiunque tu sia, vengo a te come supplice, in fuga dall'ira di Poseidone. Anche per gli dei immortali è sacro l'uomo errante che giunge come sto giungendo io ora. Rispetta dunque me e le mie preghiere, io che sono tuo supplice. Il dio del fiume ha pietà, la sua corrente si placa, l'acqua dolce accoglie il corpo martoriato di Odisseo e lo porta dolcemente verso la riva. Odisseo, più che camminare, striscia fuori dall'acqua. Le ginocchia cedono sotto di lui e cade sulla riva con la faccia nella sabbia umida. Per lunghi momenti rimane immobile, respirando, solo respirando. È vivo, contro ogni previsione, contro la rabbia di un dio, contro la tempesta e il mare e gli scogli assassini, è vivo. Si volta sulla schiena e guarda il cielo. Le nubi si stanno diradando. Il sole del tramonto filtra attraverso di esse, tingendo tutto di un rosa pallido. È la cosa più bella che abbia mai visto. Ma poi la realtà lo colpisce. È nudo, completamente nudo. I vestiti che Calipso gli aveva dato sono andati perduti nelle onde. È solo, non ha armi, non ha cibo, non ha nulla. Il suo corpo è un disastro di ferite, lividi, pelle scorticata. E la notte sta arrivando. Odisseo si guarda intorno. La spiaggia è stretta, chiusa tra il fiume e la foresta.
Deve trovare un riparo prima che cali il buio, prima che qualche bestia lo trovi così vulnerabile. Si trascina nell'entroterra, ogni movimento un'agonia. Nella penombra crescente trova un rifugio inaspettato. 2 piante di olivo, una selvatica, una coltivata, i cui rami si sono intrecciati nel tempo, formando una cupola naturale. È un riparo perfetto, quasi troppo perfetto per essere casuale. I rami sono così fitti che nemmeno la pioggia più violenta potrebbe penetrarvi. Odisseo si infila sotto i rami come un animale ferito che cerca la sua tana. Trova foglie secche ammucchiate dal vento, tante da coprire 2 o 3 uomini anche nel pieno dell'inverno. Si seppellisce sotto di esse cercando calore, protezione, oblio. Ed è lì, nascosto come un tizzone che un contadino nasconde sotto la cenere per preservare la fiamma per il giorno dopo, che Odisseo finalmente si abbandona. Atena, che ha vegliato su di lui per tutto il tempo, ora gli dona l'ultimo regalo, il sonno. Un sonno profondo, senza sogni, che allenta le membra stanche e placa il dolore. L'eroe di Troia, il conquistatore di città, l'uomo dall'ingegno multiforme, dorme sepolto sotto le foglie come un mendicante senza nome. C'è un momento nella vita di ogni eroe in cui tutto ciò che ha costruito, la gloria, il nome, la reputazione, viene spazzato via, ridotto alla sua essenza più nuda, ridotto a pura sopravvivenza. Per Odisseo quel momento è questo. Pensa a chi era solo poche settimane fa, ospite di una dea su un'isola paradisiaca, con il cibo che appariva magicamente e l'immortalità a portata di mano. E prima ancora vincitore di Troia, l'uomo che aveva ingannato un'intera città, comandante rispettato, re di Itaca, ora è nudo, ferito, nascosto sotto i cespugli come una bestia braccata, eppure è ancora vivo. E questo è tutto ciò che conta, perché Odisseo ha scelto qualcosa che pochi eroi capirebbero. Ha preferito una vita breve e mortale alla gloria eterna. Solo nella vita, con tutti i suoi limiti e dolori, c'è la possibilità del ritorno, dell'abbraccio, della casa. Ora sta pagando quel prezzo terribile che solo un mortale può pagare: il dolore, la paura, l'incertezza. Domani si sveglierà. Il sole sorgerà di nuovo e qualcuno lo troverà, qualcuno che non sa chi è, e vedrà solo un naufrago miserabile coperto di sale e ferite. E da quel momento in poi Odisseo dovrà ricostruire tutto da zero. Dovrà trovare il modo di farsi aiutare da questi sconosciuti, dovrà chiedere, supplicare, affidarsi alla loro compassione. Non ha più forza, non ha più nulla, gli restano solo le parole, non per convincere, ma per toccare il cuore di chi lo incontrerà. L'intelligenza sopravvive anche quando tutto il resto è perduto. E Odisseo, sepolto sotto le foglie mentre la notte scende sui 2 olivi intrecciati, è ancora l'uomo più intelligente del mondo greco. Fatti sentire. La tua voce è fondamentale per questo viaggio. Molti mi scrivono quanto amino questo podcast, ma poi sorprendentemente pochi mettono quel piccolo mi piace o il più su Spotify, che per l'algoritmo fa una differenza enorme. Metti un mi piace. Condividi nei commenti le tue riflessioni, ogni tuo pensiero arricchisce la nostra comunità e personalmente mi aiuta molto chi mi scrive cosa gli è piaciuto e perché. A proposito, ti è piaciuto questo episodio? E suggeriscilo a chi potrebbe apprezzarlo. Non c'è gesto più sincero per far crescere insieme questo progetto. Pensa a quella persona che conosci e che ama le belle storie. Ecco, proprio lei. Falle un regalo condividendo questo o altri episodi. Iscriviti per non perdere le prossime storie che ho preparato per te. E lo sai, ne arrivano di bellissime. Vuoi essere parte ancora più attiva di questa avventura?
Su Tipeee puoi sostenere concretamente Mitologia ed accedere anche a contenuti esclusivi. Trovi il link in descrizione e ricorda, anche una semplice visita ha per me un valore immenso. Questo è Mitologia. Io sono Alessandro Gelain e ti aspetto sulla tua piattaforma d'ascolto preferita.